Ciao a tutti e benvenuti sul canale Conoscere la Storia. Oggi vi parlo della Brigata Sassari. La storia della Brigata Sassari, o Brigata Teresa, inizia il 1 marzo del 1915 da due reggimenti. Il 150° Fanteria, che è stato costituito inizialmente in Sinai, a Cagliari, e il 152° Fanteria, stanziato a Tempio Pausania. La particolarità di questi reparti è che sono stati composti quasi interamente da sardi e quindi sono uniti da un forte senso di gruppo. Già in passato vi erano stati gruppi militari formati da conterranei sardi, tra cui Corps Primo Sardorum in epoca romana, schierata in Nord Africa, è costituita solo da ausiliari sardi, e la Brigata Cagliari, operante tra il 1862 e il 1991. Secondo alcune testimonianze raccolte negli anni, la decisione di costruire una brigata di soli sardi avrebbe avuto origine da una rissa concitata tra un esiguo gruppo di artiglieri sardi e un reggimento di continentali, al termine della quale il primo riuscì a mettere fuori gioco il secondo. La brigata Sassari venne subito messa in servizio nella Prima Guerra Mondiale, quando combatté sull'Isonzo e ottenne la citazione sul bollettino del Comando Supremo come migliore unità per le sue azioni eroiche negli scontri di Bosco Cappuccio, Bosco Lancia e Bosco Triangolare. Nel 1916 combatté sull'altopiano di Asiago, ricevendo per la prima medaglia d'oro per la riconquista dei monti del massiccio delle Melette, il Monte Fior, il Monte Castelgomberto, il Monte Spill e il Monte Miela. La narrazione di tali eventi è riportata nel romanzo storico Un anno sull'altopiano di Emilio Russu, ai tempi un ufficiale della brigata. Nel novembre e dicembre del 1917, in seguito alla battaglia di Caporetto, la Sassari combatté sul Piave per fermare le truppe austriache, che già avevano occupato tutto il Friuli e parte del Veneto. I soldati della brigata Sassari si distinsero così tanto in battaglia che gli austriaci iniziarono a chiamarli diavoli per il loro coraggio e tenacia. Da questo soprannome nasce Demonius, che in lingua sarda significa proprio diavoli. Nel 1918 combatté nella battaglia dei Tre Monti, prendendo il Col del Rosso, il Col del Chele e il Monte Valbella, ottenendo una seconda medaglia d'oro. La brigata Sassari ebbe in queste azioni un alto numero di vittime, il 13,8% di effettivi, contro il 10,% della media nazionale. 138 sassarini ogni 1000 incorporati, contro la media nazionale di 104. Le perdite subite furono 3.817 tra morti e dispersi e 9.104 tra i mutilati e feriti. La regione che ebbe più alto numero di caduti fu la Lombardia, con 80.000 caduti, pari al 10,4% degli incorporati. La brigata, che generalmente inquadrava 6.000 soldati, venne ricostruita 2 volte. Per rigenerarla furono trasferiti nelle sue file soldati sardi che militavano in altri reggimenti. Per questo sforzo venne insignita di 6 ordini militari di Savoia, 13 medaglie d'oro al valor militare, 9 ad ufficiali e soldati, 2 alla bandiera del 151° reggimento e 2 alla bandiera del 152. L'ottenimento nell'arco di una sola campagna di guerra di 2 medaglie d'oro alla bandiera per ciascun reggimento è un caso rimasto unico nella storia dell'esercito italiano. 3 delle 4 medaglie d'oro vennero concesse dopo la battaglia sull'altopiano di Asiago. Per questi motivi, oggi numerosi paesi dell'altopiano vicentino sono gemellati con paesi sardi. Inoltre ricevette 405 medaglie d'argento, 551 medaglie di bronzo, 4 citazioni speciali sui bollettini del Comando Supremo, una citazione dell'ammirazione dell'esercito e della nazione del comando del gruppo speciale di retroguardia dell'esercito, tenente generale Antonino Di Giorgio,
per l'abnegazione e l'eroico contegno ottenuto durante la ritirata sul Piave. Ricevette anche drappele reali, che è lo scudo sobaudo e lo stemma di Sardegna, conferiti proprio del re, alle fanfare dei due reggimenti, come riconoscimento delle speciali benemerenze acquisite in guerra. Ricevette il mantenimento in servizio permanente alla cessazione delle ostilità, come riconoscimento per il valore dimostrato in guerra.